Ciao a tutti ragazzi, eccomi qua, sono Megaticker, qua davanti a me come vedete DualSense a non finire. Intanto devo assolutamente chiedere scusa perché nell'unboxing delle due nuove colorazioni a un primo sguardo ho guardato appunto il controller, avevo sì notato questa etichetta che era tornata, vedete, lunga e stretta, diversa quindi da quella del BDM 030 che è corta e cicciona, ma sinceramente avendo poi visto la molletta qua dentro, adesso ovviamente farò fatica a farvi vedere, ad ogni modo essendoci quella molletta mi ero messo il cuore in pace, anche complice il fatto che il BDM 030 è uscito non da tanto tempo e avevo pensato un po' superficialmente che il controller fosse una versione BDM 030, ma grazie al commento di Davide, uno dei miei follower, non vi ringrazierò mai abbastanza quando intervenite, partecipate alla vita del canale e come in questo caso mi date informazioni utili. Ebbene sì, lui ha preso questo bellissimo cobalto blu, l'ha aperto e ha avuto una brutta sorpresa. Ebbene sì, perché Sony credo che si sia anche abbastanza rotta di far modificare i suoi controller e da quello che ho visto dalle prime immagini, ma adesso in questo video state con me, andremo ad aprirlo insieme a vedere che modifiche rispetto a questo sono state fatte. Come vi dicevo dalle prime immagini mi sembra di aver capito che Sony voglia rendere la vita difficile a chi vuole smontare i motorini dei trigger per inserire un tasto digitale al posto di questo analogico. Ebbene ragazzi, oggi credo che l'unica certezza è che i controller di nuova colorazione, quindi il blu cobalto, la colorazione rossa, il Volcanic Red e probabilmente, anzi sicuramente il grigio che uscirà nel 2024, ebbene sì, l'unica certezza vi dicevo è che questi sicuramente saranno BDM 040. State quindi attenti se volete montare dei kit Extreme Rate, perché al momento e credo per molto tempo questi controller non saranno modificabili. Ma come facciamo a sapere prima dell'acquisto se il controller che stiamo andando a comprare è un BDM 040 o 030 come questo e quindi modificabile con i kit Extreme Rate? La cosa diventa veramente ardua, magari non in questo momento dove credo che tutte le altre colorazioni a parte loro due siano BDM 30, ma ragazzi io non ho la sfera di cristallo e non posso darvi le certezze, è un mio sentore e basta. Ad ogni modo, a parte queste modifiche sul controller stesso, quindi etichetta cicciona per il BDM 030, etichetta di nuovo lunga per il BDM 040, un'altra cosa che ho fatto caso ad una analisi più attenta è il fatto che, ve lo metto qua un po' vicino, qui dove c'è scritto CFI ZCT1W, come vedete a fianco hanno aggiunto una piccola B di Bologna, quindi significa BDM 040, anche perché se andiamo a vedere l'etichetta del BDM 030, ecco qua che qua la letterina è una A di Ancona e quindi BDM 030. Ma queste sono modifiche estetiche dei controller che potete verificare solo una volta aperto. L'avevo fatto precedentemente anche per un altro passaggio, non ricordo se da 10 a 20 o da 20 a 30, ad ogni modo possiamo andare velocemente ad analizzare le scatole, ma sappiate ad ogni modo che questo non è assolutamente un modo esatto per verificare la cosa, perché si era già visto in passato che scatole che sembravano dedicate alla nuova versione poi sono state utilizzate in quelle vecchie e viceversa quelle vecchie in quelle nuove. Attualmente ad ogni modo, come potete vedere, controllerino più piccolo per la versione che sembra BDM 040, controllerone più grosso con meno scritte qui, più scritte di qui. Questa è una prima differenza. Hanno aggiunto un po' di lingue dal lato appunto dove c'è la descrizione. Ad ogni modo etichetta più completa per il BDM 040, etichetta un po' più scarna per il BDM 030. Anche sul davanti come vedete etichetta più esaustiva per il nuovo modello, meno lingue per il modello precedente, e queste sono le modifiche delle scatole. Però ragazzi, ripeto, non è detto assolutamente, soprattutto poi in futuro, che le scatole come queste non possano contenere un BDM 040. Ma ora ragazzi che abbiamo visto scatole, scatoline, scatolette, controller blu, etichette ciccione e quant'altro, non ci resta che cambiare l'inquadratura e andare ad aprire il BDM 040, aprire il BDM 030
030 e vedere all'interno quella dannata modifica che ci impedirà di montare gli air trigger. Prima di passare allo smontaggio, ragazzi, io vi consiglio, se avete intenzione di modificare i controller, di fare una corsa ad accaparrarvene uno di modello BDM 030. Io, se ci riesco, ne prendo qualcuno da tenere lì per quelli che a volte mi chiedono di modificare dei controller, ma i controller costano, è un capitale fermo e quindi non so quanti ne riuscirò a raccattare. Ebbene ragazzi, parlato veramente troppissimo, adesso bando le ciance, cambio inquadratura e andiamo a smontare i due controller. Eccoci qua ragazzi, due controller BDM 030, BDM 040. Adesso magari evito la parte dello smontaggio, lo faccio un attimo velocemente io, anche perché lo smontaggio sicuramente quello è rimasto assolutamente identico sui due controller. Andatevi a vedere qualche mio tutorial dove faccio vedere passo passo. Non sono qua per fare un tutorial, ma per andare ad analizzare l'interno del controller insieme a voi. Rieccoci qua ragazzi, aperti i due controller. Vi dico che le scocche, così a guardarle, sembrano identiche, come identici sembrano i bumper dei due controller, che sia come incastri, come levette, come sagomature, ripeto, mi sembrano assolutamente identici. Quello che invece non mi sembra identico, metto un attimo via le due scocche e anzi tolgo assolutamente il mi sembra, è l'architettura, come vedete qui, dei coperchietti che vanno a nascondere, a contenere il motorino del trigger del DualSense. Guardate questo come è fatto, vi faccio vedere, vedete qua l'architettura è più sottile, li metto un attimo vicini in questa maniera ed ecco lì che risulta subito evidente che qualcosa è stato fatto proprio a livello di questi coperchietti che il ragazzo che ha provato, ahimè, a modificare il BDM 040 ha trovato difficile da sollevare. Andiamo un attimo subito a togliere le batterie, intanto vediamo anche se gli spinotti restano sempre gli stessi, BDM 040 da una parte, BDM 030 dall'altro. L'operazione di rimozione della batteria, ragazzi, lo dico sempre, è assolutamente indispensabile se si vuole evitare, magari facendo dei piccoli cortocircuiti, di rovinare il controller. Direi che le batterie sono identiche, come vedete riportano anche la lettera B entrambe. Andiamo quindi a vedere il nostro controller all'interno e qui ragazzi vedete già l'architettura dei chip è differente. Qui c'è questo posizionato tipo a 45 gradi storto, vedete da questa parte invece sono tutte e due dritti, quindi schede madri che hanno delle piccole differenze nella parte posteriore, per poi andare a ribaltare il nostro schedone e probabilmente in questa parte, infatti ecco qui che troviamo la nostra scritta BDM 040. Facciamo la stessa cosa sul BDM 030 ragazzi, e sulla parte anteriore sembrerebbe che non ci siano grosse differenze, salvo avere del neoprene. Qua siamo sul BDM 040 sia in questa parte, ma qui c'era già anche nel BDM 030, ma lo ritroviamo anche qui dove ci sono i contatti del flat principale, che come vedete da questa parte invece è assente. Tolgo un attimo anche, vedete, i cappucci degli analogici dal BDM 030, vado a toglierli sul BDM 040. Chissà mai che Sony non avesse implementato, cambiato, sostituito gli analogici con quelli effetto Hall, che tanto si sente parlare ultimamente. Invece ragazzi gli analogici sono sempre gli stessi. Insomma, guardando così questi DualSense, direi che la modifica più sostanziale appunto ricade sull'inscatolamento, il confezionamento dell'elettronica del motorino che gestisce il trigger adattivo. Davide ha urlato alla disperazione perché dice che non si riescono ad aprire, che sono incollati sulla nostra meccanica sottostante. Io sono molto curioso, vado adesso un attimo a svitarli in modo appunto da vedere se lo sportellino effettivamente non viene via. Sembra che tutto quanto il meccanismo del motorino sia ben inscatolato dentro
questa struttura e sinceramente io non riesco a capire come aprirla. Ad ogni modo ragazzi, un modo ci deve pure essere, non può essere tombato tutto qua dentro senza la possibilità alcuna di separare le parti. Mi sfugge in questo momento il modo per farlo, ma confido ragazzi che la buona Extreme Rate o io stesso, magari mettendoci un attimo più attenzione, non tenendovi qua delle ore a vedere, di cercare di smontare questo maledetto scoccone, dicevo, sono convinto che prima o poi riusciremo ad accedere alla parte sottostante. Bene ragazzi, io adesso con calma mi rimetto a assemblare il mio controllerone. Quello che mi viene da pensare vedendolo un po' così è che il kit con le palette sotto, le due palette, il Rise Remap Kit, potrebbe anche montare, non vedo sinceramente alcuna differenza, alcun impedimento per farlo, ma ovviamente anche quello dovrò provarlo o sentire comunque direttamente Extreme Rate, che sicuramente avrà già fatto i suoi tentativi. Bisogna vedere prima di tutto che questa schedina sia la stessa presente nel BDM 030. Se così fosse, ripeto, non vedo che altro impedimento ci dovrebbe essere per montare almeno il Rise Remap Kit. Bene ragazzi, come dicevo, questo video direi che volge al termine. Se vi è piaciuto lasciate un pollicione, iscrivetevi al canale. Se volete rimanere in contatto e sapere tutte le novità riguardo a questi controller e altri argomenti squisitamente da gaming e non solo, accendete la campanella. Se volete abbonatevi anche al canale, è sempre un piacere. Noi ci vediamo alla prossima qua in Megatichere. Ciao!